Saluti da Heavy Metal Heaven! Oggi ti riportiamo all'interno di una guerra che però viene combattuta con più fatica rispetto al passato. È stato nello scorso mese di marzo che ci siamo occupati di The Great White War, esordio degli Org. Se ti interessa la recensione la trovi al link qui in alto. In quel frangente avevamo lodato l'abilità di questa band nostrana nel rievocare la prima guerra mondiale sulle Dolomiti, raccontata dall'ambizioso concept. Il risultato era di valore assoluto. È stato per questo che ci siamo avvicinati con aspettative elevate a Demonios, successore di The Great White War, uscito lo scorso 20 giugno. Aspettative che però sono state rispettate solo in parte. Come ci insegna l'esperienza con Heavy Metal Heaven, dopo un buon album non sempre una band riesce a ripetersi. È proprio il caso degli Org, che pure fanno di tutto per replicare la formula del disco precedente. Di The Great White War riprendono non solo le tematiche, ma anche lo stile. Rimane un black metal che, al di là di qualche influsso death o di altro tipo, per il resto si ispira soltanto ai canoni tradizionali del genere, ma senza mancare di personalità. Personalità che però non rende in Demonios. La causa principale è che stavolta le atmosfere che avevano reso grande il predecessore sono molto meno incisive. In generale, in questo frangente, gli Org sembrano meno ispirati e pur con l'aiuto di un ospite d'onore come David Folchitto alla batteria, non riescono a riprodurre la magia passata. Ciò accade soprattutto nella prima metà del disco, formata da 4 canzoni più un intro abbastanza piatte. A Darker Shade è l'esempio peggiore, con la sua aggressione senza capo né coda, mentre a spiccare è solo Die Eichstatt, oscillando tra freddezza e disperazione nelle sue lunghe e cupe fughe. Per fortuna, a risollevare le sorti di Demonios c'è la seconda metà, in cui gli Org tornano a dimostrare le qualità già presenti nello scorso album. Ognuno dei 4 brani che chiudono il disco ha un suo perché, come Ashes, con le sue melodie lacrimevoli aiutate anche da lievi tastiere quasi sinfoniche, o come A Testament, col suo fatalismo cosmico quasi toccante. La menzione più onorevole va però ad Aurona, vive di un dualismo tra momenti più dilatati, apocalittici, e altri feroci, indirizzati al black più ignorante, quasi di influsso punk. Nonostante la differenza però, gli Org riescono a unire bene le due anime, con un'atmosfera crudele e oscura che fa da collante e aggiunge un tocco di qualità a una vera gemma. Alla fine dei giochi, Demonios si rivela diviso a metà, ma in fondo non troppo. Anche la prima metà coi suoi difetti ha i suoi momenti. E anche a guardarlo nel complesso non è certo un brutto lavoro. Con qualche scatto di classe e una sostanza discreta è almeno mezzo gradino sopra la media di un genere come il black che ha prodotto ben di peggio nella sua storia. Però è anche vero che, come accennato all'inizio, noi ci aspettavamo e ci aspettiamo tuttora di più dagli Org. Come in The Great White War, anche nei momenti migliori di questo secondo album, l'ensemble italiano dimostra di poter esprimere un talento superiore. Non sappiamo per quale ragione qui sia appannato, possiamo solo sperare che il gruppo possa tornare a schiarirsi le idee e a sfruttarlo al meglio il prima possibile. Voto di Heavy Metal Heaven 73 su 100. Per oggi finiamo qui. Se ti è piaciuta la recensione metti il like, condividila e commentala. Puoi anche iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Ti invitiamo inoltre a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!